Signori e signore, bentornati in Intel. Nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati dopo le presentazioni dei nostri giocatori, dei nostri protagonisti, che si sono palesati a voi in maniera più o meno inaspettata, soprattutto per l'apparenza di alcuni. Ci hanno mostrato alcune loro sfaccettature, ci hanno mostrato più o meno i loro caratteri, che andremo ad approfondire episodio dopo episodio. Dopo tutto ciò, l'attenzione dei nostri giocatori è stata catturata da un personaggio piuttosto bizzarro, un uomo folle probabilmente, o che ha visto qualcosa di estremamente traumatizzante, che ha iniziato a sbraitare riguardo ad alcune parole che hanno colpito particolarmente i nostri avventurieri, cioè riferimento agli elfi e a colore indaco. Che cosa curiosa, chissà che cosa scopriranno. Beh, signori, c'è soltanto un modo per scoprirlo. Credendo Videns, chiudete gli occhi, aprite la mente e tornate assieme a noi all'interno di Luxastra. Ripeti la frase, se senti che ti sei impappinato, ripetila tranquillamente, Sì, tanto... infatti. Ok, ho bisogno di parlargli almeno quanto ne... Mi blocco sempre. Spostati, non c'è campo. Ho bisogno di parlargli, punto. E anche tu, punto. Fai così. Scusate, ragazzi. Che cazzo è? No, raga, fermatela. No. Come dicevo, giungete all'ospedale. Non appena le guardie entrano dentro, entrate dentro questa sala molto ampia. C'è un tavolo dove c'è dietro una signorina, pensate che sia tipo una sorta di reception. E davanti a questo tavolone c'erano due medici, che riconoscete per il tipico camice, che stavano discutendo. Uno è un nano, l'altro invece è un mezzorco. Non appena entrate, il nano si stacca subito dal mezzorco, corre a vedere il soggetto, quello svenuto che stanno portando a peso le due guardie, lo guarda, inizia a tastargli il volto, poi fa segno alle guardie di seguirlo e vanno a destra in una porticina secondaria. Li seguo senza fermarmi. Seguite tutti? Allora sì, seguite tutti quanti. Girate a destra, salite un piano, il dottore entra in una stanza seguito e poi fanno distendere il soggetto sul lettino. Lui è ancora... No, adesso appena lo posano sopra vedete che inizia ad agitarsi, le due guardie lo stanno tenendo fermo per le braccia per evitare che vada in giro. Il dottore gli si avvicina, gli mette uno stecco in bocca, ravana con degli alambicchi eccetera, prepara qualcosa, toglie il legnetto, gli apre la bocca, versa, controllando che la lingua ovviamente non si rigiri tutto con una bacchettina, e il tipo di nuovo si distende. Questa volta però in silenzio, ha smesso di È borbottare. cosciente? O è un po'... Vedete lo sguardo un po' vitreo, quindi non siete del tutto sicuri che sia... Sì, no, dico, è vivo. Ah no, sì, quello... In tutto questo, Sì. io ero da solo. No, il tuo compagno di viaggi si è allontanato. Vi siete lasciati come punto di ritrovo la locanda. Domanda interessante da parte del nostro Rendar. In effetti, lui è uno dei pochi personaggi che non è arrivato alla voragine delle fauci da solo. Rendar ha avuto un passato piuttosto turbolento. Recentemente ha perduto alcune persone a lui care, ma in compenso ha ottenuto dei nuovi compagni di viaggio che l'hanno per l'appunto fatto giungere fino al luogo in cui ci troviamo ora. Di questi personaggi pure lui non sa tantissime cose, sa soltanto che servono
qualcuno che ha incontrato in passato e che probabilmente ha dei notevoli interessi nel fare in modo che lui e i suoi nuovi amici proseguono lungo questa strada. Dopo che il medico ha somministrato quello che doveva somministrare, guardo, mi scusi, ma per quanto tempo sarà di nuovo cosciente? Ma in verità io sono dato un leggero calmante per evitare che, come dire, potesse farsi del male. La condizione è un po'... forse ho quantificato male la soluzione. Penso che fra un'ora comunque dovrebbe tornare pienamente lucido. Va bene, la ringrazio. Niente, si figuri, posso fare qualcosa per voi? Per me niente, per loro due non lo so. A questo punto, dato che sono visibile, dico faccia sapere, io sono qua fuori quando si riprenderà e esco. Qua però subentra una delle guardie e fa: faccia sapere a noi, poi noi faremo sapere a voi altri. Grazie per la collaborazione, potete anche uscire. Guardo la terza guardia, poi guardo loro due. Tra un'ora. Ed esco. Però con un passo abbastanza lento, come se volessi aspettare loro due. Io praticamente avevo pensato la stessa cosa, esco però aspetto che escano anche loro. Uscite insieme, incastrate nella porta. E facciamo a gara chi cammina più lento. Io sono l'unico che si fa i cazzi Vi ritrovate nel corridoio uno di fianco all'altro. Io in barba alle norme igieniche mi accendo una sigaretta, anche se siamo all'interno di un ospedale. Che ne sai? Puoi provarci, nessuno ti fermerà. Me ne strabatto le balle, mi accendo una sigaretta, li fermo tutte e due. Tu sei davanti a noi. No, Quindi io cosa non fai? Ti giri? Ah, io ero davanti. No, io non ho detto Noi niente. abbiamo fatto a gara chi cammina più lento. Sì, infatti Ma abbiamo io ero fatto ancora un po'. fermo, io ero fermo. Ah, ok, tu eri dentro ancora la stanza, dentro. io Ah, ero ok. ancora dentro. Ah, tu dentro la stanza ti accendi la sigaretta? Assolutamente sì. Nella stanza Il ospedale. dottore si... Si inalbera. Ma scusi, è deficiente? Assolutamente no, è un ubriaco. Ma può spegnere quella... Ci sono altri pazienti qui? Le pare il caso di fumare qui davanti a gente in convalescenza? Mi vuole uno. Sì, ma fuori da qua. Allora andiamo. Andiamo. Tu col dottore uscite dalla porta. Il dottore ti fa strada per portarti nel luogo dove evidentemente si possa fumare. Voi due vedete il dottore con di fianco il mezzelfo che escono e stanno andando verso il basso. Io guardo lui, appena siamo abbastanza soli, mi giro proprio 90 gradi, lo guardo di petto. Tu che scusa hai, faccia di cazzo? Credi che non ti abbia notato? Tu mi hai notato solo perché ho voluto farmi notare. Mentre loro stanno battibeccando, io li sento che stanno perché sono ancora lì. No, cioè sto andando. Stanno parlando a voce a meno che non mi diciate che stavate... Medio basso. Medio. Mi giro semplicemente, sono sulla porta e per scendere le scale dico: volete fare le cosacce qui oppure scendete anche voi? Alzo solo un dito medio senza togliere lo sguardo da lui. Rispondo e dico comunque devi farti i cazzi tuoi, ho bisogno di parlare con quella persona. Perché? E rimango in silenzio. Rimani... E mi appoggio al muro, fissandolo, ovviamente. Io, anche se non ci sta col physique du rôle, mi avvicino, lo guardo a muso durissimo. Ti ho chiesto perché, imbecille. Allora, Bacio. da lontano, Esatto. Dove metti le mani? non le metto sulle poppe, da lontano. Come alzi la mano, prendo il pugnale e ti faccio sentire la punta all'altezza del fianco. Senti qualcosa di non morbido sul tuo fianco. La guardo e dico, ok signorina, Non chiamarmi signorina. innanzitutto dimmi come ti chiami, toglimi quel coltello dal fianco. Poi, forse, potremo parlare. Nel frattempo, allora? Il medio rimane alzato. Io lo guardo, cerco di capire che cazzo vuole questo qui e gli faccio un'occhiata tipo, ma fatti i cazzi tuoi anche tu. Il corridoio in questo momento non ha nessuno, le porte sono tutte chiuse. Il medico è già Tu uscito. affacciandoti vedi che loro sono a portata, cioè sono praticamente uno addosso all'altro contro un muro. Mi avvicino, torno indietro. Allora ragazzi, non so quali siano i vostri problemi, ma delle due l'una. O vi scollate e vi baciate, io posso guardare. Oppure vi baciate tipo
alzo l'altro coltello e glielo punto al collo. Senti un po', imbecille. Da parte tua non voglio sentire nessuna parola, voglio soltanto sentire il rumore dei tuoi passi che si allontanano il più velocemente possibile da questo corridoio. Io lo guardo. Non saresti la prima donzella che mi dice questo. Gli faccio un leggero taglietto sulla gola per fargli capire che non sto scherzando. Aspetta. No, ma leggero, proprio l'appoggio sulla gola. Se mi dici pressione, ok. Il taglietto. No, pressione. Pressione, ok, va benissimo. Io voglio sapere perché voi due stavate dietro a quel tizio. Ok. Basta chiedere. Perfetto, spara. Con calma, però. Rispondi e basta. Con calma. Sentite dalla stanza dei passi che stanno venendo verso la porta. Rinfodero i pugnali e faccio, ne parliamo fuori. La porta si apre ed esce la terza guardia. Allora? Ah, scusi, agente. Me ne vado. Cioè, tipo, passo da scusi, agente, a me ne vado tostissimo. Piuttosto, io sono Render. Io sono Leto. Non ho capito un cazzo, non ho capito. Ah no, Ho sbagliato. ancora io non so. Non voglio dirti il mio nome. Scusa. Ma che cazzo? Master, l'ha detto il nome in game o no? No, dai. L'hai detto e poi hai detto pure. poi dico- No, scusa, non volevo. Il dottore è andato Dio solo sa dove, ma quando arrivate nella hall principale vedete entrare un altro gruppo di persone. Sono l'uomo distinto che avevate visto, le due ragazze e un coso. Che sei su un coso? È un coso. Io mi dirigo a loro. Ehi, l'uomo, come sta? Avete saputo qualcosa? Esco dalla hall e mi accendo una sigaretta appena fuori. Tu hai mai visto tutte queste persone? Le ho viste prima fuori, credo che facciamo parte tutti dello stesso gruppo di curiosi che evidentemente non avevano di meglio da fare. Invece voi mi sembrate totalmente indifferenti alla situazione, vero? Perché dovrei essere coinvolto? Beh, cosa stai facendo qui? Non lo so, non avevo niente da fare, il mio compare è andato via, ubriachi di prima mattina, è divertente. A me sembra che per qualche stranissimo motivo siamo tutti nella stessa barca. Non so perché, ma ho questa sensazione. Mentre sto guardando lei, abbasso un attimo lo sguardo. Scusate, quello che cosa? Tu hai viaggiato, tu hai visti di post e ne hai visti di roba. Esatto. Ma quello non hai veramente idea di che cazzo sia. Scusate. Cos'è questa cosa? La tua coscienza. Un animale parlante. Allora, o è un animale parlante oppure è la mia coscienza. Nel caso in cui fosse la mia coscienza, mi dispiace, non ne ho una. Devi Nel suicidarti. secondo caso, potrei anche crederci. Piccolino, come stai? Benissimo. Ti avevo Fatelo detto io. di non farlo. Non si sputa Tu- addosso alla gente. Tu sei la sua padrona? No, È la mia lui mamma. il suo padrone. Cosa? È la tua mamma? Non ti ricordi più di me? Davvero? Sì, No. prende le medicine. Allora Non sono la sua mamma. Ma avrai più o meno forse... Quanti anni hai? Ma guardami, è molto più vecchio di lui. Ma non è questione di essere vecchio, siete alti uguali. È lui il suo padrone, indico l'uomo distinto. No, beh, io non sono il padrone, no, questo sarebbe schiavismo, ora che so che è dotato di raziocinio, ci mancherebbe altro, no, il piccino è libero di andare con chi merita. Perché questo è dotato di raziocinio. No, aspetta un momento, non può essere sua madre. L'abbiamo trovato in una gabbia. Mentre loro discutono io esco per i cazzi miei con la scimmietta e vado fuori da... La scimmietta ti sta proprio in spalla. Ehi, non ti allontanare troppo. Va bene mamma! E chiudo la porta. Tu e il dottore vedete avvicinarvi un bambino, no, poi vi accorgete che non è un bambino. Sì, tipo la mia reazione è tipo... Che cazzo è? Che c'hai da accendere? Quanti cazzo di anni hai? Non lo so. Ma soprattutto cosa sei esattamente? Non lo so. Sono il figlio di quella che sta lì dentro. Io tipo Il faccio... dottore entra. Di che è la madre di quel? Sua? Non è vero, l'abbiamo trovato in una gabbia. Sì, e posso testimoniare che l'abbiamo trovato in... Io non so che genere di animale sia. Io mi sporgo solo, guardo lei. Cazzo, è vero che non si deve bere e drogarsi in gravidanza. Me ne tiri una a me alla scimmietta? Piacente, offro una sigaretta al giorno e la tua se l'ha appena presa il medico. E soprattutto mi stanno sul culo le scimmie.
Niente di personale. Il dottore che si è rivolto a noi è lo stesso che ha curato l'uomo? Il nano. Sì. Il dottore non può essere entrato con la sigaretta, l'avrà appoggiata da qualche No, parte. l'ha lanciata per terra e si è fiondato. Perfetto, prendo quella sigaretta che ha lanciato per terra e comincio a fumare. Sì, ora. Ma fai schifo! Vabbè, ti accendo un fiammifero. Perdonatemi, torniamo indietro. Io mi chiamo Rendar. Io. Voi? Perché stai parlando io, tu? Non lo so, dimmelo tu. Siamo qui in un gruppo di gente che, tutti facevano altre cose. Cira, un piacere. Piacere, Rendar. E tu, Scritcholo? Non sono uno scricciolo. Io sono Dahlia. Molto piacere. Ciao, Scritcholo. Non lo considero e torno dal medico. Il dottore è tornato fuori ed è lì che, a distanza, però dico... Ma era solo tabacco? Sì. Dottore, volevo chiederle, il signore di prima, quello che stava urlando come un pazzo. Ah, quello che mi hanno portato le guardie? Sì, esatto. Sì, in verità il paziente gli ho dato un'occhiata molto rapida perché prima di visitarlo per bene voglio che si calmi, che sia lucido. Da quello che ho visto non sembra sotto effetto di sostanze stupefacenti, non ha alterazioni fisiche con rischio menomante, sembrava solo in stato di panico, una cosa del genere. Gli ho dato un calmante che gli ha fatto effetto molto rapidamente e con molta più efficacia di quanto pensassi e penso che fra un'ora potrebbe tornare operativo. Ma come mai siete tutti interessati? Lo conoscete? Siete dei parenti? Mi avvicino al dottore. Buongiorno, dottore. Sono un avventuriero venuto da un'altra città e ho bisogno di parlare con quell'uomo. Ho avuto molti problemi in questi tempi. Quell'uomo potrebbe essere la soluzione ad alcuni di essi. Ho davvero bisogno che non lo portiate alle guardie. Ho bisogno di parlargli. Potrebbe farlo? Io sono la persona Sei forse più tirato? sfortunata. 10. 10 in totale? 10 in totale. Medico, vedi che ti squadra e vedendo che, come dire, sai come sei conciato, vediamo cosa posso fare. Senti, facciamo così. Gli avanzo 5 monete d'argento. Sì, no, 2 monete d'oro, via. Esageriamo e vorrei parlarci. Ho un problema molto serio e non intendo fargli del male, non intendo ostacolare il lavoro della giustizia, solo ho molta fretta. Confido nella vostra discrezione, nella vostra professionalità e di certo non voglio mettervi a disagio o nei guai. Ho solo bisogno di parlare con quell'uomo il più in fretta possibile. Ne dipende dalla vita mia e di altre persone. Quando il medico vede le monete fra le tue mani, vedi che si inrigidisce, ti ascolta, appena finisci lascia giù la sigaretta, la schiaccia, vedrò cosa posso fare. E se ne entra dentro piuttosto... Faccio un tiro di percepire intenzioni per capire se Sì. l'ho fatto incazzare o meno. Vabbè, un 21. Sì, sei incazzato. Cioè, denoti che da come sei posto, da come ti ha risposto in maniera secca e diretta, il tuo gesto non gli è piaciuto per un cazzo. Però si è intascato le monete il bastardo. No, non le ha neanche preso. No, le ha guardate, ha fatto una smorfia, si è irrigidito, poi giù sigaretta, spenta. 200 euro. Però detto ciò non hai percepito ostilità nelle sue intenzioni. Offesa sì, ostilità no. Ma la sigaretta è fumabile ancora? No, l'ha pestata. Provaci. Tanto bella per. Mi avvicino a lui, a lei. Ho capito che abbiamo un problema e quell'uomo sembra essere la soluzione per entrambi. No, non è la soluzione, al massimo è un indizio. Può anche darsi. Ho bisogno di parlare con quell'uomo e so che ne hai bisogno anche tu. Quindi possiamo congiungere le nostre forze oppure continuare a battibeccare e non arrivare da nessuna parte. Io non intendo ostacolarti. Io voglio solo sapere se mi devo guardare alle spalle da te o da chiunque altro. Non mi piace girare con le persone. Non mi piace avere persone intorno. Non do fiducia facilmente e di certo non volto le spalle a chiunque mi si trovi. Le mie spalle. Cosa ho detto? Bellissima, ripetila. Questa la tengo però, L'unica domanda che ti voglio fare è: devo guardarmi le spalle da te? Posso provare a rilassarmi un attimo nei tuoi confronti? Perché dall'aspetto non tenderei a non fidarmi. E soprattutto chiunque cerchi di parlare con una persona che ha detto quelle cose, vedo motivo di fidarmi. Sappiamo benissimo entrambi quanto quelle parole siano importanti. Anch'io non riesco a dare fiducia. Bene.
Vuoi un minimo della mia fiducia? Allora perché lo cerchi? Perché vuoi parlare con quell'uomo? Di recente ho avuto problemi con la chiesa del vicario. Apro una piccola parentesi. Siamo in un momento storico nella storia di Luxastra in cui la religione sta andando a estinguersi praticamente. I fedeli veri e propri sono rimasti pochi, i templi ancora attivi ancora meno. Quindi che cosa è successo a un certo punto? È arrivato questo vicario, una sorta di papa, chiamiamolo. Era un uomo che sosteneva di riuscire a parlare con tutti quanti gli dei. E cosa diceva? Diceva che gli dei stavano morendo. I dei si stavano estinguendo, quindi rivoluzionò tutta la religione nel suo blocco, nel suo complessivo, trasformandola in una sorta di WWF. In che senso? Gli dei stanno morendo e il nostro dovere di mortali preservare la loro esistenza. Quindi continuano a venerare tutti quanti gli dei, anche quelli che normalmente non vengono venerati alla luce del sole, proprio perché sono diventati una sorta di specie protetta. All'interno della chiesa del vicario, quindi per l'appunto, c'è la venerazione per tutti quanti gli dei, ma c'è questo intermediario che è il vicario, quindi tutti quanti rispondono al vicario e poi il vicario rimanda alle divinità. Che genere di problemi? Problemi che al momento vorrei rimanessero privati. Voglio solamente dirti che ho bisogno di parlare con quell'uomo e Elfi e Indaco suscitano in me curiosità nel tentativo di risolvere questi miei problemi. Tu invece perché lo cerchi? Non sono affari che ti riguardano. Allora mi allontano e... Quando lui si allontana abbasso lo sguardo su di te. Tu tappetta che vuoi? Vedi che un bird di queste dimensioni, nero, ti si passa tanto così dalla faccia e poi si mette sulla sua spalla. Tu mi avvicino al bird? Tu lo capisci? No. Io esco in quel momento. Io, uccellino nero. È un merlo. Io non volevo intromettermi nel vostro discorso e onestamente non mi interessa del perché voi state cercando quell'uomo e quali siano i vostri problemi. Soltanto anch'io ho bisogno di parlare con lui. Sei proprio sicura che sia un merlo? Sì, è un merlo. Di qualcosa, Jackie. Fame! Scusate, fate parte di un circo, qualcosa di simile? Diciamo che non mi piacciono i pennuti. A non guardare me, io seguivo loro. E allora... chi diavolo siete? Questa è una bella domanda, vorrei saperlo anche io. E subentra la terza guardia. In giro? Buongiorno. Buongiorno a voi. Desidera? Sapere come mai sei forestieri sono così tanto interessati ad un settimo forestiero. Beh, sa com'è, sono una giovane donzella in pericolo e quando qualcuno dice allarme, aiuto, c'è un attacco, preferisco guardare e sapere che cosa sta per succedere per capire se mi devo mettere in protezione. Non regge. Bella performance. Grazie. Prego. Intendete fare il vostro lavoro e andare a cacciare dei veri criminali o preferite rimanere qui a annoiare dei poveri cittadini? Per quanto mi riguarda voi potreste essere dei potenziali criminali. Mi perquisisca. Ho già visto quei coltelli, non ho bisogno di farlo. Difesa personale. Senta, penso che lei possa vedere che non siamo dei criminali, siamo assolutamente onesti cittadini, è vero non siamo di queste parti. Anche quello? Quello non so ancora bene che cosa sia, comunque in ogni caso, se si parla di creature senzienti, penso che le creature senzienti di questa stanza non siano dei criminali. Comunque in ogni caso non siamo una minaccia. Diplomazia. Vedi il merlo. Vai. 12. Vedete la gente che vi squadra uno per uno. Il mio nome è Miles Falco, sono il vice sceriffo della città. Ovviamente, come potete ben immaginare, non posso certo lasciare che dei forestieri di cui non conosco nemmeno l'identità possano prendere e parlare con un sospetto. Sospettato di cosa? Perdonatemi. Lo sceriffo ha solo detto che era un elemento di disturbo preoccupante di raccattarlo. Questo posso essere anche d'accordo. Chiedo soltanto di poterci parlare per qualche minuto, anche sotto vostra supervisione. Perfetto, a me va benissimo. Vi chiedo però due cose per farlo. La prima è che prima parliamo noi con lui, da soli. Poi
potete parlarci voi, sotto nostra supervisione. Sembra più che giusto. Terzo e sottointeso, evitate di infrangere le leggi. Grazie. Su questo, preoccupi, non succederà. parte mia, può starne sicuro. Va bene, io rimarrò qua in attesa che il soggetto si riprenda. Se avete così tanto interesse potete attendere qui oppure potete tornare. Avete un alloggio? La locanda. Vi manderò uno dei miei agenti a informarvi quando sarà disponibile a parlare. Preferisco aspettare qui. Come preferite, non disturbate l'attività dei dottori. Non sia mai. Buon proseguimento dunque. Un lavoro. Arrivederla, buon uomo. Torna dentro. Scusate, ma chi è questo qui? Chi state aspettando? Io non ho capito niente. Certo, perché sono queste le domande da fare quando abbiamo uno come te di fronte, giusto? La vera domanda sarebbe chi sei tu? Han, è l'unica informazione che ho. Voi siete praticamente le prime persone che ho visto quando mi sono svegliato. Prima che ti svegliassi? Non lo so, non mi ricordo niente. Quindi non sai neanche se ci sei nato così. Ma sono tanto brutto, io... Non so com'è il mio aspetto, non mi sono visto. No, in effetti no, non ti sei visto, non sai come sei fatto, se non quello che puoi vedere ovviamente. Il punto è che ti senti strano, quando muovi le tue articolazioni le senti, non so, come se fossero fuori posto, come se prima le muovevi in un modo e adesso le muovi in un altro. Cioè, mi muovo in maniera un po' goffa. Sì, esatto, sei un po' impacciato e ogni tanto proprio tipo ti stiracchi in modi e poi dici di solito facevo qualcosa, memoria fisica, senti che il tuo corpo vorrebbe fare qualcosa ma tu non sai che cazzo vuole fare, quindi sei lì che tipo assumi delle posizioni in automatico e poi sei lì Come se mi dovessi sì, sgranchire. e poi Ok, tipo... e mo? Ma perché? Ma che c'ho di strano? Io non ho capito. Cioè, non mi sono mai visto. Avete uno specchio o qualcosa? Uno specchio? No, mi spiace. No, non ho uno specchio, però dentro all'ospedale sicuramente ce l'avranno. Che vuoi? Sei una donna, non ce l'hai uno specchietto o qualcosa? Che c'ho di strano? No. Fatemi capire. Sembri il risultato di una relazione finita molto molto male tra un ognol e un hobgoblin. Effettivamente potresti essere suo figlio se lei si fosse accoppiata con il merlo. Cafone! Era un'ipotesi. Cafone! Era un'ipotesi. Stai discutendo con un uccello. Ne ho abbastanza di pennuti per le prossime vite. E la scimmietta ti guarda. Gli abbraccio la faccia. Ma dove sono finito? Sentito bene? Cosa? Hai detto dove sono finito? Abbiamo a che fare con un aborto, un corvo, una scimmia e tu rompi i coglioni perché ho sbagliato un gender? Allora, prima di tutto ti calmi. Gente che? Perché tutto il tempo sei aggressiva. Cioè, le cose Perché? Perché? Cosa ti abbiamo fatto? Non do fiducia, non do confidenze, non mi piace avere a che fare con le persone. Ok, va bene. Sposi! Domani sposi! Tipo, faccio prova di rapidità di mano. Lasciami stare l'uccello! Lasciami stare. Tipo per cercare di afferrare per il collo il È merlo. successo davvero? Ok. Domani sposi! Guarda. sempre guarda. più interdetto. Mhm. Qua ti rimane una piuma in mano e svolazza via. Io prendo la piuma e gli punto un dito al merlo. Ma educato! Master, mi guardo attorno, c'è una pozza d'acqua o un vetro? Però se entri chiedi uno specchio, Secondo me. Se vuoi un puoi- ospedale potrebbe. Puoi riflettere nei miei occhi. Se lei ha degli occhi così, Io non mi farei avvicinare. Va bene, apro la porta dell'ospedale, comincio a cercare. quando entri trovi davanti al bancone Sir Lucius, quello vestito di grigio, che sta parlando in maniera molto animata non nel senso litigiosa ma emozionata con il mezzorco, che invece è lì che molto composto, che gli sta rispondendo. E appena entri dentro Sir Lucius ti guarda con entusiasmo. Ah, eccolo il mio piccolo amico, prego vieni caro, stavo giusto parlando di te. Io non sono amico tuo. Partiamo da questo presupposto. Vorrei solo sapere qualcosa di più su di me. Non mi ricordo un cazzo. Non hai assolutamente nessuna memoria del tuo passato, No, non sapevo neanche che mi chiamavo Han. quindi non sai neanche il tuo aspetto. No, ce l'hai uno specchio o qualcosa? Comincio a frugargli tra le tasche. Sì, un secondo, mio giovane piccolo amico. Dottore, piano, con queste manine leggiadre e molto soffici, tra l'altro. Dottore, abbiamo uno specchio per caso? Il mezzorco fa sì con la testa e vi conduce nel suo studio. Dottore, io
Ho un problema, non ricordo più niente. Può aiutarmi? Ha qualcosa per la perdita di memoria? Purtroppo non esistono al momento né preparati alchemici né magie particolari che possano permettere il ripristino della memoria. L'amnesia è un male davvero difficile da combattere. Dovresti poter recuperare memorie del tuo passato se tornassi nei luoghi dove hai vissuto o se vedessi oggetti che ti riportano alla mente vecchi ricordi, ma purtroppo al momento io non posso offrirti nulla per ripristinare in toto la tua memoria. Ok, grazie. Continua a camminare e lo seguo. Entrate e su una parete c'è uno specchio abbastanza grande e ti riesci a vedere tutto. Vicino allo specchio. Mentre guardi, sì, c'è qualcosa che non va. Non sai cosa, però. Sei tu? Quando ti guardi ti riconosci, dici sì, ok, sono io. Gli occhi, sì, quelli sono sicuramente i miei occhi da sempre. Le piume pure, il resto del corpo anche, sì, io sono sempre stato così. Eppure c'è un qualcosa di inafferrabile. Non riesci, c'eri lì. Non mi ricordo E i più ci dettagli. pensi e più è frustrante perché ti stai veramente scervellando per capire cosa sia quel piccolo, inarrivabile pensiero. È proprio qualcosa che hai sulla punta della lingua ma che non riesci a focalizzare. E per quanto ti impegni? Tipo toccandomi sul corpo, rovistando tra le piume, riesco... Ho qualcosa, qualche indizio? A un certo punto Sir Lucius si avvicina. Quando ti abbiamo trovato eri praticamente nudo e coperto di fango. Io ti ho preso, ti ho raccolto, ti ho pulito e messo in sicurezza nelle mie gabbie da trasporto per portarti alla mia magione, per poterti studiare e curare al meglio delle mie possibilità. Non pensavo tu fossi un essere senziente dotato di intelletto. L'unica cosa che avevi addosso a te è stato questo cartellino, te lo porge, è un cartellino di cartoncino, sembrerebbe, è chiazzato di fango, quindi non si riesce a leggere bene. È una scrittura che tu capisci, cioè è una lingua che capisci tranquillamente. Però Sir Lucius poi aggiunge: non so esattamente che lingua sia, mi ricorda la lingua degli ancestrali, dalle antiche iscrizioni che ho studiato nel corso degli anni, ma non saprei esattamente cosa c'è scritto. Però dalle lettere che ho dedotto penso che tu ti chiami Han Caleto. Però ahimè, mio piccolo e giovane amico, non so dirti altro. Io riesco a comprendere la scrittura. E sì, per quello che riesci a vedere. E in effetti quello che ti dice Han Caleto può starci. Sì, c'hai questi... Mi hai detto che ho delle braghe e Sì, una camicia, ok. Beh, intasco la cosa. Ah, in effetti c'era un'altra cosa. Sei piuttosto curiosa, in effetti. Questo pennello. Dove? Dove ce l'ho? E ce l'avevi in mano? Avevo un pennello in mano tutto questo tempo? No, è quando questo l'ho Sir trovato. Lucius che te lo sta dicendo. Ah, scusami, non Sì, ho capito no. che era che pensavo stare... Ah, ho trovato anche fra le tue mani. Oibò, questo pennello. Grazie. Prego. Non so esattamente di che fattura sia, è particolare. Penso che possa provenire dalle regioni del sud, arabiche. Non che sia un esperto di pennelli e di pittura in generale, però... Ti avrei fatto proprio un esperto di pennelli, guardandoti. No, pensa, tra i miei tanti talenti c'è la scrittura e la musica e anche un po' di scultura, ma... Guardo bene il pennello, ok? Lo scruto per bene. Posso lanciare un dado di gomma? Ovviamente lancio un dado. Un dado di gomma. Hai preso la gomma. Percezione, non so. Voglio cercare di capire qualcosa da questo pennello, se posso aggiungere qualche informazione in più da quella che mi ha dato. Se no, dimmo subito. Non lo lancio niente. No, vai. Che devo lanciare? Vai tu, tira il di 20, so io cos'è. Credo sia il numero più alto che sia uscito proprio in questa giocata più fino adesso. Guardandolo bene, non ti sovvengono particolari cose, cioè è un pennello. Non ha incisioni, non ha iscrizioni, cioè ha un po' di graffi perché si è rovinato nel tempo per l'utilizzo probabilmente. Le setole sono secche ormai, ma percepisci che erano impregnate di un qualche colore sulla tonalità indaco. Tu lo stai osservando e percepisci la scimmietta che si stringe a te.
come se avesse paura del pennello. Utilizzo parlare con gli animali. Cioè, dovrei poterlo utilizzare anche senza sprecare un incantesimo, se non sbaglio. Perché ce l'hai di talento, se non ricordo Sì, male. quindi, però comunque uso un talento. Scimmietta, che ti è successo? Perché? Perché stai assumendo questa posa stramba? Che sei mezza gobba? Guarda, ti dice qualcosa questo pennello? La scimmietta vedi che effettivamente è molto intimorita, inizia a parlarti e ciò che riesce a comunicarti è pennello, pericolo. Fammela sentire, scusa, fammi sentire. E questo lei fa i versi, tu capisci i versi. Come funziona parlare con gli animali? Sei tu che parli all'animale e ti fai comprendere. Lui ti risponde nel suo linguaggio. Tu puoi capire quello che ti dice grazie all'empatia animale che hai da druido. Quindi tipo se sentissimo noi sentiremo solo... Poi non è che fa una frase composta, ti fa capire dei concetti. E questi concetti sono pericolo, fuga, paura. Ok, tranquilla scimmietta, adesso non ti preoccupare. Ci sono qui io, c'è la mamma di là, c'è sta un sacco di gente. Ti ritorna sulla spalla. Ok, metto il pennello nella tasca, non quella del vestito ovviamente. La tasca da prigione. No, torno dagli altri a questo punto. Lui è uscito di scena, voi siete ancora fuori. Il merlo era appena volato sul... Merlo è ancora sopra che vi guarda. Io prendo la fiaschetta tipo I am full of this shit. I am enough. Prendo un sorso di brandy e rimetto la fiaschetta nel cappotto e faccio tipo questo. Mi appoggio al muro e fisso il merlo. Me ne sto un attimo in disparte, controllando se Jackie sta bene. Ma lui è ok, però guarda malissimo tutti. Lei, lui. No, mi avvicino a lei e sento che c'è una pesante puzza di brandy. Perdonami, non ho capito il tuo nome. Non te l'ho detto. Ok, va bene. Posso chiederti gentilmente qual è il tuo nome? Puoi chiedermelo. La lascio morire lì nel suo angolo. Vado da lui, il cui nome è ignoto. Allora, piccola gonade. Vuoi dire escrescenza? Lei non mi dice qual è il suo nome per motivi vari. Il tuo me l'hai detto, ma poi io non l'ho capito e quindi di conseguenza il tuo nome. Non avevo intenzione di dirtelo in realtà. Quindi sei dislessico. Un po'. Ok. Ma in Ci siamo generale... accorti prima. No, in generale preferirei tenere il mio nome privato. Mi giro verso di lei. Dico, siamo un gruppo di agenti segreti. Io ti ho detto il mio, non ho nessun problema. No, infatti. Io deduco che lui è un mezzelfo e non un elfo puro. Dove sì, lo vedi innanzitutto dalla stazza, che è più umana che... E poi vabbè, dall'orecchio appunto gli dici. Vedete che una ragazza si avvicina verso l'ospedale, sta portando una cesta di vimini, un braccetto, ed è abbastanza sorridente, contenta, vi passa di fianco. Buongiorno, ed entra. Buongiorno. 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 Dove va lei? Sto portando il pranzo a mio zio. Suo zio. Mentre sono andato un attimo in bagno, te finisci di osservarti e... Nel frattempo io ritorno da loro in quale situazione? È già passata la signorina? sei accompagnato da Sir Lucius e uscite quando lei sta arrivando. Sentite anche voi il buongiorno della... Ok. Posso fare un tiro su percepire intenzioni sul sto portando cibo a mio zio? Certo. 16. Sta portando il cibo a suo zio. Incredibile. Lei è una nana. Deducete abbastanza giovane dal volto. Una normalissima ragazza da villaggio. Treccine e poi appunto questa cesta. Si può più che altro capire cosa c'è nella cesta? È coperta da un telo, sai, da un fazzoletto, quelli a scacchi, però... Mi avvicino. Nana. Mi scusi, signorina, siamo dell'agenzia di controllo delle cose che entrano e che escono dall'ospedale. Dovremmo controllare quello che c'è nella cesta perché, insomma, è un ospedale, non può entrare o uscire. A questo io faccio, per carità. Mio zio è il primario dell'ospedale e tu non lavori qui. Prego, signorina, può entrare. Grazie, buon buona giornata. Posso averne una? Certo. Ravana e tira fuori una focaccina. Grazie, sei la prima persona che non mi ha guardato male per il mio aspetto. Comincio a mangiare. E quando glielo dici, tipo... Guarda male, prego. No, ah! Ed entra. È entrato appunto dopo aver fatto il per carità e sono rientrato. Tipo mi metto a sedere nella hall. Anch'io volevo una focaccina. Che Oh,
grazie. Tu che entri ovviamente Sai, vedi una sono scena brutto, sei molto anche calorosa simpatico. del nano dottore, che avete scoperto essere il primario. Un po'. Ah, vieni artista! Vedi che iniziano a parlottare fra di loro, poi continuando a parlottare se ne vanno verso la porta di sinistra. E rimango seduto nella hall tipo così. Jackie scende, Merlo col braccio. vedi che si sporge, guarda bene, e poi scende. Attendo che scenda e poi lo mostro a lei. Tipo la focacina così. Guarda che non morde mica. No, lui no. E continuo a mangiare la mia focacina. Beh, lui è Jackie e glielo presento. Sì. Mi piacciono molto. No, ho dei bruttissimi trascorsi coi pennuti. Come mai? Diciamo che ho dei brutti trascorsi. Lasciamo stare, continuo a sgranocchiare. Beh, lui non è pericoloso. Beh, tuo ce l'hai da tutta la vita? Sì. Da quando sei nata? Non da quando sono nata, però ero molto piccola quando l'ho trovato. Molto piccola e quanti anni avresti più o meno, giusto per capire da quanto ce l'hai? 10 anni più o meno. Ok, forse ci si può fidare. Ok, Jackie, forse possiamo essere amici io e te, Jackie. Vieni, prendi un pezzo di focacina. Impazzisce. No, invece vedi che la guarda di sottiè e ti passa sull'altra spalla. Lo prendo io. Lo prendo io. Quanto sessi, Vieni, Jackie. dai. Sì, Prendo sì, io sì, e sì. glielo do. Deve solo prendere un po' di confidenza. Non c'è problema. A proposito di snob, Sir Rufus si siede di fianco a te. Cosa c'è adesso? Ma mi dica, bella signorina, ma come mai tutto questo interesse verso il signore di sopra? Questa è la mia risposta. Va bene, penso che le offrirò una sigaretta. No, penso che andrò a prendere una boccata d'aria. Arrivederci, tante care cose. Ed esce fuori da voi. Signori, quindi, ditemi un po', come mai tutto questo interesse per il signore? È nostro zio. È nostro zio. Una famiglia strana. Tanto tempo, è quello che pensiamo un po' tutti, giusto? Sì, sì. No. Il nostro zio e siamo un po' lui è la pecora nera della famiglia. Ha bisticciato con la nonna. Problemi tecnici, siamo molto, molto, molto preoccupati. Siete tutti una famiglia? Sì. No. Allargata di quelle... E lui è il figlio della seconda moglie di suo nonno. E quindi. Ah, affascinante. Quindi non dovrebbe essere mezzo halfling. Ma il padre era un po'. Guardi lui. Ah, perché anche lui. Ma scusate, allora perché era l'avete perso voi? Sì, l'avevamo perso, Sì, però per fortuna l'abbiamo ritrovato. Guardi, i nostri genitori erano dei buoni samaritani e adottavano un po' di trovatelli qua e là. Esatto. Adesso capisce il perché? Ma e come ci è finito nella palude allora esattamente? Ma sa, si giocava un pochino, sa, queste cose Nella qui. conca verde. Allora. È lui che si perde, adesso. Da qui si è perso fino a oltre le montagne. Diglielo, è vero che ti sei perso? Sì. Si è perso, non si ricorda niente. Come ti chiami? Quante sono queste? Ma quindi sapete dirmi anche qual è il suo vero nome? Ah, sì. Anne! Ah, si chiama davvero Anna. Io non mi ricordavo, ma mi ha detto adesso la signorina che la targhetta, quella che mi hai dato prima, era per non perdermi. Tipo. Ah, quindi succede spesso. Sì, ha sbattuto la testa da piccolo purtroppo e ogni tanto dobbiamo andare a recuperarlo. Ah, è per questo che ha gli occhi. No, quelli ce li ha sempre avuti. Gli hanno fatto male la manovra di Balsati. Che cosa affascinante, incredibile. È molto sveglio questo Lucius. Beh, allora sono felice che siamo riusciti a riunire tutta la famiglia. Dimmi che non ha qualche dente lui. No, ce li ho, No, sono aguzzi, però. Sì. Quindi? Si è ripreso il nostro zio? Se volete vado a chiamare il vice sceriffo. Sarebbe molto gentile. Va bene, sono subito allora. Prendelo. Come esce il sorriso che avevamo, tipo... Non lo farò mai più. Lo spero. Ti sapendo di mentire. Hai fatto tutto tu soprattutto. Nel frattempo, quanto mancherà adesso? Sempre 10 minuti? Quando vedi Sir Lucius che sale, deduci che potrebbe essere arrivato l'ora X. Mi alzo e vado. Che direzione Anch'io va? entro. Scusa, cioè, fammi. No, allora, descrizione loro un sono attimino dentro la hall. Ah, quindi io non vedo lei, lui. No, non cioè almeno la hall ha le porte con mezzo vetro, quindi vedete Sir Lucius che entra, la porta si richiude e lui che gira di là. È andato a destra dove ci sono le scale per salire al primo piano. Arrivate davanti alla porta che ovviamente
Ci sono le guardie. Una delle due guardie. Buongiorno. Mia cara buona guardia, ci stavamo chiedendo di sotto se il paziente fosse finalmente in grado di poter comunicare con la sua preoccupatissima famiglia. Io tipo faccio solo... Beh, insomma, signore, anche lei, mi hanno detto di sotto che siete tutti stati adottati dalla stessa famiglia. Mai conosciuti? Non c'ero. Guardi, credo siano una famiglia tipo appartenente a un circo. Quindi questo in effetti spiegherebbe molte cose, sì. Possono parlare con il loro parente malato? La guardia... non ora. Adesso lo sta interrogando il vice sceriffo. Sì, me l'aveva detto il vice sceriffo che prima avrebbe preferito parlarci lui. Aspetto solo il mio turno. Ok, perfetto. Comunque a breve dovrebbe essere libero. Il vice sceriffo prenderà soltanto le sue generalità e tenterà di capire qualcosa, ma... Tanto faccio un tiro di percezione per cercare di sentire dentro. 19. Sì, senti che dentro distingui chiaramente la voce del vice sceriffo che sta facendo una serie di domande piuttosto secche, asciutte, cioè... Perché non muori? Perché non muori? Percepisci che il tipo sta rispondendo, sta parlando, ma biascica e la voce un po' bassa, quindi non sai bene cosa stia dicendo, però risponde, è operativo quello. Sì, il dialogo è tranquillo. Sì, Formale, ma tranquillo. Sì, molto formale ovviamente. E niente, sì, questo rumore di fondo. Io li vorrei raggiungere sopra le scale. Vorrei entrare e poi raggiungere Allora, la per stanza. conto che dopo aver saputo questa cosa, Sir Lucius si congeda, mentre lui scende le scale. Lo incontro? Sì, voi seguite lui o lui va da solo? Sì, io ho già visto che la biondona era entrata, ho visto che sta entrando anche lui e quindi mi dirigo anch'io. Lo incrociate a metà delle scale. Ah, eccovi, stavo giusto venendo a chiamarvi. Sir, il paziente è già disponibile? No, in questo momento lo sta interrogando l'abile vice sceriffo di questa ridente località, però entro breve potrete comunicare con lui. Grazie. Niente, figurati, portatemi un omaggio al vostro caro zio. Io tornerò alla locanda per andare a verificare che non ci siano altre creature senzienti all'interno del mio carico. Per Bacco ci manca altro. La tauromachia. Non avevo dubbi. Sir Lucius si congeda e va. Oh, per Bacco, quest'uomo ha sottomesso un uomo senziente in tempo di pace, corbezzoloni. Lui allora sta avvicinandosi alla porta per entrare e chi lo segue? Tutti. A sto giro. Ok, allora salite. A metà strada incontrate Sir Lucius e arrivate alla porta. Ci sono io appoggiato al muro di fronte alla porta. Aspettiamo. Non si è ancora svegliato? Sta parlando con lo sceriffo. Hai capito? Aspettiamo. Beh, basterà solo aspettare che finiscano e poi quelle informazioni saranno nostre. Forse. Vice sceriffo, ha finito là dentro? L'altro agente esce fuori e vi fa: potete entrare. Entro. Intrufolo anch'io. Potete entrare tutti. Entriamo. Di- La passo normale di persona. Il soggetto è seduto sul letto, cioè con le gambe distese ma dritto con la schiena. Diresti in stato confusionario, guarda davanti a sé ma è come se non ci fosse, un po' imbambolato. Il vice sceriffo è in piedi davanti a lui che sta prendendo nota su un taccuino. Intorno ci sono una decina di letti, solo i primi 1, 2, 3 all'inizio della stanza sono occupati. Il nostro soggetto sta a metà della stanza. Mi siedo sul letto, guardo lo sceriffo e dico: ha detto qualcosa di particolare che può condividere con noi? Nulla di particolare in realtà, è in stato ancora confusionario, non riesce a mettere bene insieme le idee. Parla di una minaccia, di qualcosa, gli elfi che stanno progettando qualcosa, ma non è stato neanche in grado di dirmi il suo nome ancora. Guardo il tipo, cerco il suo sguardo, che è dritto per dritto, lo so. Però sì. Hai parlato di elfi, dove sono? Sono... non sono in città. No, non sono in città, non sono in città. Ma vogliono, loro vogliono arrivare in città. Vogliono. Quando io Li hai incontrati? li ho incontrati, io ho visto, io ero lì, loro stavano Combattendo? no, scavando. Scavando? Loro stavano scavando. Dove li hai incontrati? Io cerco. Qualcuno? No. Qualcosa? Indaco?
No, Lindaco. Dove hai sentito questa parola? Non ho sentito. Io ero sottoterra, io cercavo, loro cercavano. E anche Lindaco cercava. Ma loro e Lindaco non sono amici, loro si sono trovati, si sono scontrati. Io ero lì, io ho visto. Loro vogliono arrivare qui. Qui. Loro stanno cercando no, loro cercano qualcosa che apparteneva a qualcuno. Ma questo è matto. Qualcosa che apparteneva a qualcuno. Sai a chi? Un elfo. Gli elfi cercano, no? Sì, Gli elfi cercano qualcuno. anche loro lo cercavano. Gli elfi e l'Indaco cercano la stessa persona. Non persona. Aspetta, anch'io cercavo. Loro hanno fatto qualcosa, stavano combattendo, poi. Aspetta, ma tu chi sei? Come ti chiami? Voi chi siete? Mi avvicino al suo orecchio in modo che mi sente solo lui. Io sono Galgit. Questo nome ti dice niente? No, forse era il mio, no. Conosco un Galgit, non sei tu. Dove hai incontrato l'Indaco e gli elfi? Era buio, ero sottoterra, era profondo. Loro vogliono arrivare qui. La voragine, loro vogliono. Gli Indaco vogliono tenerli lontani dalla voragine, ma gli elfi invece vogliono la voragine e combattono perché gli elfi vogliono quello che c'è dentro, gli Indaco li tengono fuori e gli elfi stanno cercando il modo per entrare, ma gli Indaco hanno aperto qualcosa ed è uscito qualcosa. Io sono. Gli prendo con fermezza ma senza violenza un polso e fa: vuoi portarci dove li hai visti? Vedi che ha uno scatto e sposta il braccio. Io Ehi, va tutto bene? Ehi, guardami, va tutto bene. Non vogliamo farti del male. ha come un lampo di lucidità, scatta in piedi. Dal lato, immaginate il letto dove è così, qua c'è la porta, qua c'è la fine della stanza, voi siete a metà, per adesso eravate tutti da questo lato, lui scatta dall'altro lato e si fionda verso la finestra, ci si schianta praticamente, inizia a guardare in modo spasmodico fuori. Gli corro di fianco, ho la mano pronta nel caso tipo si volesse buttare perché non so cosa vuole fare. No, ma sì, non è che lo afferro, solo c'ho la mano lì pronta e lo guardo. Sentite in verità tutti all'interno della stanza che ha il fiatone. In tutto questo anche lo sceriffo è scattato e ha già una mano pronta davanti alla finestra per bloccarlo in caso. È pallido, ma ha perso quel poco colore che aveva prima e gli occhi si muovono in maniera spasmodica da destra a sinistra e con tutto il resto della faccia è come se stesse cercando qualcosa che Dal secondo piano avete una buona vista della voragine. No, della città. L'ospedale è in una zona tale che permette di vedere la piazza principale e anche il quartiere dove vi trovate adesso. E continua. Che cosa cerchi? Io non ti farò del male. Lui ha detto non ti farò del male. Esci di qui e vai, elevati e... Ma loro mi hanno seguito. Chi ti ha seguito? In quel momento sentite un'esplosione arrivare dal centro della città. Cazzo.